Ciao a tutti amici del laboratorio artistico, oggi volevo parlarvi di una cosa che mi è venuta in mente ieri parlando con una ragazzina di seconda media che è venuta a disegnare qui da me a prendere lezioni di disegno. Con questa ragazzina abbiamo parlato del talento, di che cosa si fa poi con queste lezioni di disegno, di che cosa si impara realmente quando si va a un corso di disegno. Allora, ovviamente si impara a disegnare in maniera realistica quello che noi vogliamo rappresentare, quindi se vogliamo disegnare un cavallo, che sia un cavallo comprensibile, che somiglia a un cavallo vero. Però il disegno è veramente solo questo. Io vorrei un attimino spezzare una lancia per tutti quelli che si definiscono appassionati di disegno, ma allo stesso tempo si definiscono non capaci a disegnare, senza talento. C'è un sacco di gente che dice: No, ma a me disegnare piace tantissimo, ma proprio sono negato, non ho talento. Ma cosa vorrà dire? Vuol dire che quel cavallo che volevamo rappresentare non somiglia a un cavallo vero? Può essere, anzi probabilmente è così. Però secondo me saper disegnare o comunque sapersi esprimere artisticamente e creativamente è tutta un'altra cosa. Io vorrei solo farvi alcuni esempi per spiegarvi quello che voglio dire. Picasso, Chagall, Kandinsky, Miro, Matisse. Se non li conoscete, ma penso che li conosciate, potete aprire Google, digitare uno di questi nomi e guardare le immagini. Vi invito a guardare le immagini e vi invito a chiedervi, vi emozionano, vi piacciono, vi dicono qualcosa, vi comunicano? E poi, dopo aver risposto a queste domande, vi chiedo, sono dei bei disegni? Somigliano a delle cose vere? Forse no. E quindi Miró, Chagall, Picasso non sapevano disegnare in realtà. Non lo so, ditemelo voi. Secondo me il punto della questione è un altro. Il punto della questione è, e qui un po' mi ripeto per chi mi segue, però a 3 anni il bambino prende in mano i colori, non sa ancora esprimersi con le parole scritte, non sa scrivere, magari non sa scrivere neanche il suo nome a 3 anni, ma disegna, colora. Quindi questo metodo espressivo è un metodo espressivo di base congenito, biologicamente inserito nel nostro essere. Quindi, con tutto questo discorso, che cosa voglio dire? Voglio dire che chiunque vuole esprimersi artisticamente può trovare 1 milione di modi per farlo, anzi direi infiniti modi per farlo. Cioè, ogni persona sostanzialmente deve trovare il suo modo, il mio modo sarà il mio, ma io quando faccio un corso mm, l'obiettivo del mio corso non è insegnarvi il mio modo di esprimermi, ma il vostro modo di fare creatività, di fare arte, di sentirvi anche soddisfatti di quello che avete creato e di quello che avete voluto comunicare con la vostra creazione. Quindi, una buona lezione di disegno sicuramente vi potrà insegnare a disegnare un cavallo che sembri un cavallo e che sia realistico. E qui abbiamo una cosa che è bene fare perché comunque è bene in qualche modo imparare a disegnare le cose dalla realtà o da foto, comunque in maniera un pochino realistica. Però dall'altra parte chi ha comunque questa passione per l'arte ma si definisce incapace, senza talento, senza possibilità, ma proprio non mi viene, tutte queste robe qui che io sento, ma veramente tutti i giorni, perché la frase classica è quando la gente vede il mio lavoro, ah ma tu sei bravo, ah mi piaceva tanto da piccola, però proprio non sono negata, sono proprio negata. Forse dobbiamo dimenticarci per un attimo di che cosa vuol dire, di che cosa pensiamo che voglia dire saper disegnare. Cominciamo a pensare che cosa intendiamo per fare arte.
Vogliamo davvero solo saper disegnare o vogliamo magari esprimerci, comunicare, fare arte? Allora, premesso che Picasso era uno che disegnava benissimo, ma veramente bene, già da bambino, no? Se vi capita, se lo trovate su Google, potete cercare i disegni che faceva Picasso da bambino ed erano eccezionali a livello di realismo, a livello di tecnica, era una meraviglia. Cosa è successo dopo? È successo dopo che lui si è accorto che questo modo di disegnare, rappresentando meramente la realtà, non serviva a niente, almeno a lui come personaggio, come persona, come anima, come comunicatore, non se ne faceva niente di questa capacità che pure lui aveva, innata, di rappresentare la realtà quale essa è. Oggi abbiamo un sacco di macchine fotografiche con qualsiasi cellulare, anche il più sgualfo, potete fare una bellissima foto. Cosa ve ne frega alla fine di fare una rappresentazione così perfetta della realtà quando potete farlo con qualsiasi mezzo digitale, tecnologico? Imparate a esprimervi e ci sono tantissimi modi per esprimersi. Ci sono tantissime tecniche, ci sono tantissime correnti artistiche, io vi inviterei un attimino ad andarvele a vedere, ma senza studiarle, senza fare così nella catechesi scritta, no? Andate a vedervi le immagini, guardate i disegni, guardate i dipinti, guardatevi l'astrattismo, guardatevi il fauvismo, il movimento naif, oppure il cubismo, di cui abbiamo già parlato con Picasso. Insomma, qualcosa vi può piacere, qualcosa vi può non piacere, però dovete, guardando queste opere, convenire che sono molto, molto espressive, sono molto emozionanti, quasi tutte. Chiaramente ognuno si emoziona per delle cose che magari a qualcun altro non dicono niente. Anche la stessa, non so, pop art non si rifà necessariamente al bel disegno. Non siamo tutti manieristi, non siamo tutti iperrealisti, non siamo tutti Leonardo da Vinci e ci mancherebbe, però perché non esprimersi? Perché non far uscire quello che c'è dentro se questo modo, coi colori, con le forme, ci piace, è nostro? Perché qualcuno ci ha fatto credere che non siamo capaci, che non abbiamo talento, che quello che facciamo non è interessante, che quello che facciamo non serve a niente, salvo poi dover pagare lo psicologo perché facciamo solo le cose che servono, per cui questa cosa di far uscire la nostra energia positiva non serve, non serve. E quindi al massimo si può prendere uno psicofarmaco se poi siamo troppo repressi e non abbiamo fatto uscire mai niente perché le arti, e qui la musica, il ballo e tutte queste cose qui servono solo se rendono soldi e quindi se non rendono soldi, se io non sono talentuoso, se io non sono un artista, non lo faccio. Posso farlo e posso imparare tantissime cose perché con il colore, con la forma, il disegno può diventare qualsiasi cosa. Io posso strappare della carta, io posso dipingere con le dita, io posso ritagliare come fanno i bambini. Adesso vanno tantissimo di moda questi libri coloring per adulti, i libri da colorare. Io penso che quasi tutti da bambini abbiamo avuto un libro da colorare. Io ne andavo matta, ovviamente, però adesso sono io che li disegno, ma quindi bene che vadano tanto di moda. Mi stupisce questa cosa che vada di moda il libro da colorare per adulti. Io vi dirò una cosa, secondo me va di moda sì, perché gli adulti hanno bisogno di rilassarsi e questo modo di colorare, di ritornare bambini è molto rilassante, divertente, ci aiuta a staccare per un momento, a fare una sorta quasi di meditazione creativa. Ok, però non sarà mica che tutte le persone che pensano, che sono state convinte da qualcun altro di non avere talento
colorando un disegno che di per sé è già formato, già bello, tirano fuori quel invece talento che teoricamente non hanno, ma che in qualche modo a tutti i costi vuole esprimersi. E voi cosa ne pensate? Potete lasciarmi un commento qui sotto così ne parliamo. Ciao a tutti, alla prossima!